Ciao amici del bosco, in questo video piantiamo e impariamo a coltivare i piccoli frutti. Ehi Corniolo, io punto molto su di te, voglio proprio assaggiare i tuoi frutti. Per questo lavoro ci servono diversi materiali. Qui ho del bel compost autoprodotto, qui io invece ho del terriccio specifico per acidofile e poi c'è un sacco di corteccia per la pacciamatura, mirtillo, ribes, uva spina, goji e anche il corniolo. I piccoli frutti in genere crescono su cespugli e piccole piante, quindi si adattano a spazi anche ristretti. Sono l'ideale da inserire nei nostri orti e nei nostri giardini per avere maggiore biodiversità e tanti più raccolti. Tutti questi piccoli frutti arrivano da Piantine da Orto che mi ha inviato questa interessante selezione. E tante piante nuove per il bosco di Ogygia, sia per i piccoli frutti sia per qualche frutto più grande. Wow! È arrivato a destinazione un bellissimo corniolo. Wow! Stupendo! Questo è una pera William. Attenzione e voilà, e voilà. L'uva spina, i nostri mirtilli, il ribes, goji giallo, wow, il goji. Se avete necessità di farvi spedire delle piantine, non le trovate in zona, loro spediscono in tutta Italia e sono i più bravi ad impacchettare e a far arrivare tutte le piante velocemente in buone condizioni. Sul sito piantinedaorto.it trovate tutte le varietà che cercate, di piccoli frutti, che è l'argomento di questo video, ma anche di alberi da frutto e anche di tutte le piantine che vi possono servire per fare l'orto. Per la piantagione dei piccoli frutti ho scelto questa zona del bosco di Ogygia che si trova vicino al boschetto, che farà in alcune ore del giorno un po' d'ombra. Questo è importante perché qua siamo in una zona abbastanza bassa sul livello del mare, quindi fa caldo in estate e ci serve un po' d'ombra. Prima di andare avanti a scoprire i piccoli frutti che pianteremo oggi, mettete un bel like, ci incoraggia. Prima cosa da fare, arricchire il terreno. Io vado ad aggiungere su tutta l'aiuola un sacco di compost autoprodotto che metterà tanta materia organica e tanta fertilità. In più, nelle zone specifiche dedicate ai mirtilli, metterò un terreno per acidofile perché i mirtilli vogliono un pH basso. Il compost lo metto bello abbondante, poi rastrello un po' per integrarlo, ma lo lascio proprio in superficie, non vado a mettere compost dentro le buche, tutta materia che sta in superficie e che poi verrà coperta con la pacciamatura. Sono sempre molto fiera quando vado ad aggiungere compost perché questo è tutto autoprodotto. Se potete, fatevi il vostro compost. Dobbiamo vedere come distanziare le nostre piantine in base alle esigenze di ognuna. La legna è lunga 10 metri, ma vado a stendere il metro per poter prendere poi tutto il resto delle distanze. Confermo, sono 10 metri. Nella prima parte vado a mettere i ribes. La ragione è che ci sono già dei ribes, ci sono due piantine piccoline, vado ad integrare con questi nuovi appena arrivati che sono un ribes rosso e uno nero. Ho deciso le distanze, c'è all'incirca 1 metro tra tutte le piantine. Considerate che questi sono cespugli che poi andranno ad allargarsi un bel po' e quindi devono avere almeno appunto quel mezzo metro per lato per svilupparsi. In più il mirtillo che diventa ancora un po' più grande lì ho lasciato circa 1,5 metri. Per goji e corniolo scegliamo un altro posto, li metteremo vicini. Il goji ha bisogno tra l'altro di un sostegno per arrampicarsi, invece il corniolo è un vero e proprio albero. Passiamo alla fase del trapianto, vediamo come si mettono giù queste piantine. La buca che vado a fare è giusto quella che serve per infilare tutto questo pane di terra che non è poco perché è abbastanza profonda, quindi vado a utilizzare anche la pala. Questa terra era già bella soffice, era stata anche lavorata con la grelinette, ma in generale quando fate la buca per le vostre piante non dovete andare più in profondità di quanto non sia appunto la dimensione del vaso. Questo perché si evita che poi ci sia un assestamento e la pianta finisca troppo in basso rispetto al piano di campagna. Nel momento della verità vediamo come stanno le radici della pianta. Questi vasi quadrati sono molto importanti, Se possibile preferite questi vasi qua perché non fanno spiralizzare le radici. Ecco qua. Attenzione, eccoci. Ci siamo, mi pare.
quindi rimettiamo tutto giù. Qui c'è il colletto della pianta, c'è il punto di incontro tra le radici, la parte sotterranea e la parte aerea. Questa parte non deve essere sotterrata, quindi rispettate sempre il livello giusto di campagna. Adesso andiamo a mettere invece il ribes rosso, l'altro era nero. Per trapiantarli abbiamo un bel periodo di tempo per farlo, perché possiamo farlo dall'autunno fino all'inizio della primavera, evitando magari il periodo più freddo. Poi dipende naturalmente dal vostro clima, se abitate sulle montagne al nord in inverno non potrete mettere niente, se invece magari abitate in Sicilia forse è il momento migliore anche a dicembre o a gennaio. E se li mettiamo in autunno avremo il vantaggio che potranno adattarsi meglio al terreno in attesa dell'arrivo della primavera. Se stiamo in climi caldi, quindi meglio l'autunno, se invece siamo in zone molto rigide forse è meglio intervenire alla fine dell'inverno. Le piante stanno bene, si vede dalle radici, la radice non è spiralizzata, sono ancora giovani, possono attecchire facilmente. Importante, molto importante, è che non ci sia ristagno idrico, quindi se avete un terreno pesante dovete in qualche modo far sì che ci sia un drenaggio, perché la cosa che temono di più queste piante che sono molto rustiche è appunto il fatto di trovarsi con i piedi in acqua. C'è un aspetto importantissimo da considerare sempre, che è quello del suolo. Il suolo deve essere ricco di materia organica e questo vale per tutte le coltivazioni, ancor di più se parliamo di frutti di bosco. Immaginate, sono cresciuti, si sono sviluppati in ambienti ricchi di materia organica dovuta all'elaborazione di tutte le foglie cadute, dei rametti eccetera eccetera, quindi hanno bisogno di materia organica. In più ci sono alcune specie come i mirtilli che hanno necessità di un suolo acido, ovvero un suolo che abbia un pH basso, che va addirittura dai 4 ai 5,5 massimo. Quindi se non abbiamo questo tipo di suolo e in generale, per esempio qui da me non si trova un suolo così acido, bisogna intervenire se si vuole provare a coltivarli lo stesso. Bisogna intervenire trasformando in qualche modo la terra, aggiungendo degli ammendanti o addirittura utilizzando un terriccio specifico. Qui la buca la faccio molto più grande perché in pratica vado a sostituire la mia terra con quest'altro tipo di terra. Questo terriccio specifico per acidofile ha un pH di 5. Poi per mantenere questa acidità dovrò stare attenta a come la innaffio, ai concimi che aggiungo e anche alla pacciamatura, che mi aiuterà tantissimo a mantenere questa zona più acida. Anche qui mi fermo quando arrivo all'altezza del colletto, però questo è molto soffice, quindi ancora manca. Per acidificare il suolo si possono utilizzare materie prime naturali come gli aghi di pino, altri aghi, altre foglie sempre di piante conifere, le cortecce di queste piante, sono tutti materiali che una volta decomposti formano appunto un terriccio acido. In più si può aggiungere, questa diciamo è un suggerimento che si dà sempre per la coltivazione di queste piante, si può aggiungere zolfo. Ci vado a mettere anche una spolveratina di polvere esausta di caffè, perché il caffè acidifica. Il caffè è l'opposto della cenere. La cenere rende il terreno più basico, dovete stare molto attenti a usarla direttamente nell'orto, meglio farla passare dal compostaggio. Comunque la cenere alcalinizza e il caffè invece acidifica. Secondo mirtillo, questa è una varietà diversa, precisamente matura a giugno e si chiama Spartan. E siamo all'uva spina, qui bisogna fare con cautela perché ha le spine. Comunque come cespuglio è un pochino più piccolo, quindi li tengo leggermente più vicini. Anche qui abbiamo due varietà, questa è uva spina bianca, si chiama Invicta, e quella invece è rossa, si chiama Innoma. No, non ce la faccio, è troppo difficile. Questo è l'ultimo di questa fila. Ci metto un'altra manciatina di compost qui in superficie perché avendo smosso forse l'abbiamo un po' allontanato. Tanto questo fa solo bene, lo metto bello largo in modo che quando le radici si allargano il nutrimento lo trovano dappertutto, non rimangono lì perché hanno tutto concentrato. Poi varie altre concimazioni le potremo fare durante l'anno sempre con il compost, e molto buono però anche il lombricompost. La corteccia l'abbiamo presa direttamente dal falegname, per cui è un po' grossolana, quindi adesso Filippo ci cammina sopra e mi aiuta a sbriciolarla. Pacciamatura differenziata a seconda delle piante. Qui abbiamo delle belle cortecce, dovrebbero essere anche di conifera, e quindi sono ottime per acidificare il terreno. In più questa roba ci serve per mantenere umida la terra,
per evitare la ricrescita di piantine spontanee intorno troppo ravvicinate al nostro, e quindi ne mettiamo un bel po'. La corteccia col tempo si decompone, devono arrivare i funghi, farà un bellissimo humus scuro. Qui ci sono altri materiali da pacciamatura, le foglie che sono già mezze decomposte e un po' di fieno. Quindi andiamo a mettere anche questi materiali nelle piante che hanno, diciamo, meno esigenze di acidità. Questo è il momento più bello perché liberiamo le piante da questi lacci. Qui ci siamo per adesso. Queste piantine sono molto rustiche, non hanno bisogno di tante attenzioni, certamente servirà l'acqua quest'estate, invece per stavolta non annaffio perché stanotte piove. In genere non ci pensiamo, ma anche la qualità dell'acqua è molto importante. Magari avere acqua piovana a disposizione, per cui se avete un tetto, una tettoia anche piccola, cercate sempre di raccogliere l'acqua piovana per poter annaffiare le vostre piante. In particolare per le acidofile come i mirtilli è quasi fondamentale avere un'acqua del genere, addirittura si vanno ad annaffiare con dell'acqua demineralizzata, abbiamo l'acqua piovana, utilizziamo quella. La piantagione dei piccoli frutti continua con il goji. Il goji è una pianta esotica, viene dall'Asia, ma ormai sta da noi da un po' di tempo, ha dimostrato di sapersi adattare bene. Io adesso ne metto due piantine che sono di due qualità diverse, una gialla e una rossa. Il goji è una pianta che ha un andamento rampicante, quindi fa comodo avere una spalliera vicina dove appunto far legare, far arrampicare i rametti. Ho preparato la mia spalliera in 2 minuti con il materiale che avevo nell'orto. Questi sono dei paletti che derivano da potature, quindi fate dei paletti, magari li fate la punta in fondo perché così si conficcano bene. E poi in questo periodo cosa c'è? Ci sono le potature delle viti che sono un materiale straflessibile che ancora da fresco si può piegare come si vuole, e io ho creato appunto questo andamento a spalliera. Nell'orto possono essere integrati al margine, ma addirittura nelle aiuole, in alcune zone marginali delle aiuole. Nel giardino le possiamo mettere ovunque perché porteranno soltanto bellezza. Molti piccoli frutti crescono a cespuglio, quindi avranno delle dimensioni contenute che possono essere integrate vicino ad altri alberi. In alcuni casi abbiamo delle rampicanti e anche degli alberelli, in genere non di grandi dimensioni, comunque in quel caso bisogna ragionare meglio sullo spazio disponibile. Il goji non è un frutto di bosco, anzi appartiene alla famiglia delle solanacee, quindi vuole tanto sole, ed è una piantina che quindi non ha bisogno di un terreno particolare per acidofile, si adatta più o meno ai nostri terreni. Stessa famiglia dei pomodori, delle melanzane, dei peperoni, quindi vuole il sole. E mi raccomando però nei primi anni ricordiamoci di non far mancare l'acqua. Di quale clima hanno bisogno? Naturalmente qui dipende dalla pianta che abbiamo di fronte, dalla specie, quindi dobbiamo considerare la sua origine e insomma raccogliere un po' di informazioni. Se parliamo di frutti di bosco tipo lamponi, ribes, ancora di più mirtilli, tendenzialmente sono tutte piante che crescono in Nord Europa e anche in alta montagna, quindi se il clima è fresco sicuramente è preferibile. Questo non vuol dire che non vengano bene anche in altri luoghi, dipende anche dal terreno, dipende dalla cultivar che è stata magari adattata ad altri climi, quindi insomma possiamo tentare di portare i piccoli frutti anche in territori apparentemente distanti da quelli di origine. E questo è il mio preferito, il corniolo. In questo caso non mettiamo un cespuglio, ma mettiamo un vero e proprio alberello che cresce lentamente, ma comunque potenzialmente potrebbe arrivare anche a 8 metri di altezza, e fa delle corniole che sono appunto dei piccoli frutti che vedremo in autunno, belli rossi. Questo è il disco di pacciamatura con cui è arrivato. Metto la terra, il terriccio e poi lo rimetto perché è molto importante avere una pacciamatura ai piedi dell'albero, non fa crescere le spontanee, aiuta l'assorbimento dell'acqua, quindi è ottimo mantenerlo. La pacciamatura è sempre veramente importante, tra le altre cose per l'acqua, perché dopo una bella pacciamatura veramente queste piante non avranno bisogno di essere annaffiate per molto tempo. Se poi avremo un'estate secchissima le bagneremo, ma meno interveniamo con l'acqua di irrigazione, più si conserva l'umidità naturale, meglio è. Allora, l'importante è non fare mai ferite alla corteccia. Quando le piantine sono così giovani basta niente per fare un graffio, e un graffio anche piccolo avrà conseguenze. Ha già le foglioline verdi. E una buona ragione per coltivare i propri piccoli frutti è che
sono tutti ricchissimi di proprietà, di vitamine, di minerali, di antiossidanti, quindi più ne abbiamo e più facciamo bene al nostro corpo, ed in genere sono frutti che è difficile acquistare, che si conservano poco e che quindi raramente arrivano da noi in buone condizioni, a meno che non viviamo in zone vocate alla produzione. Quindi per averli freschi proviamo a coltivarli da noi. Ringrazio Piantine da Orto che ci ha inviato un po' delle sue piantine, vi lasciamo qua sotto il link se volete andare a vedere il loro catalogo, scegliere le piante che fanno per voi. Vi ringrazio per aver visto il video e anche per i commenti che ci lascerete, e anche un bel like, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo, ciao! Perché siamo di passaggio, come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore, come alberi nel bosco.